Se stai cercando una fat bike che rispetta le normative e ha un motore con una ottima coppia venduta e spedita da Amazon, quindi con tutte le garanzie del caso e soprattutto con un prezzo onesto che diventa molto interessante durante il Prime Day, allora questo è il video giusto per te. Questo video è in collaborazione con cdkoffers.com. cdkoffers.com è il paradiso dei codici a prezzi stracciati per software, giochi e addirittura sistemi operativi da usare su Steam, PlayStation, Xbox o anche PC. Usa il codice sconto ISSAM per stracciare ancora di più il prezzo e prendere a due soldi Halo, Microsoft Windows 10 Pro, Microsoft Office, Warcraft, FIFA 21, Fortnite e tanti altri. Come si fa? Molto semplice, registrati, cerca quello che ti serve, usa il codice sconto e paga con carta di credito, PayPal o addirittura Bitcoin. Usa il codice di attivazione che trovi nella tua area personale per il software che hai scelto, esattamente come ho fatto io con il mio nuovo Windows 10 Pro acquistandolo a 10 euro al posto di 259, molto semplicemente incollandolo nell'apposito spazio per l'attivazione o cambio licenza. La prima cosa che colpisce sicuramente nella Revo è il suo aspetto, molto accattivante, molto bello da vedere, e devo essere sincero, quando l'ho presa da testare non mi aspettavo la performance del motore, specialmente come coppia ma anche come velocità, perché la velocità dichiarata è di 25 km all'ora, mentre la velocità che abbiamo rilevato è di 27 km all'ora costanti. Ovviamente questa bicicletta è solamente a pedalata assistita, non ha l'acceleratore sul manubrio e quindi ho testato il motore pedalando a vuoto, mettendo il rapporto sul pignone più grande. Non solo, anche il risultato del test nella solita salita era sorprendente, nonostante che questa bicicletta non abbia il tachimetro purtroppo, e quindi abbiamo dovuto utilizzare il cellulare con la velocità via GPS, che generalmente e specialmente nelle salite è in difetto di 1 o 2 km all'ora, che sono da aggiungere alla velocità che abbiamo rilevato. Ok, adesso proviamo la solita salita con la Revo E pedalando a vuoto. Ovviamente qua non abbiamo l'acceleratore, quindi la pedalata serve solamente a dare ordini al motore per girare. A quanto sei, Jacopo? 17, 18, Usti 21, 19, 18 fissi. Il motore infatti è da 250 watt, montato su una ruota fat con un diametro da 20 pollici e una larghezza da 4 pollici, alimentato da una batteria agli ioni di litio da 36 volt 10 ampere-ora. Questa batteria si può ricaricare direttamente all'interno della bicicletta, ma possiamo anche ricaricare la batteria a parte. Questa è una cosa molto utile, specialmente per chi fa le consegne, anche perché qua, come potete notare, abbiamo
un portapacchi. Questo portapacchi è provvisto anche di una molla per fissare le cose. Purtroppo però questo portapacchi supporta un massimo di 15 kg di carico. La bicicletta arriva provvista di 3 chiavi, 2 di scorta e una che possiamo utilizzare per agganciare e quindi bloccare la batteria all'interno della bicicletta, ma anche per spegnere la bicicletta e quindi togliere la chiave, così da non poter attivare il motore tranne con la chiave. Nella parte superiore della batteria abbiamo la maniglia per sollevare la batteria e trasportarla, e abbiamo anche il bottone per rilevare il livello di carica. Vicino alla chiave abbiamo il connettore XLR per ricaricare la batteria con il caricabatterie in dotazione da 2 A e 10 Ah diviso 2 sono 5 ore che ci mette a ricaricare la batteria da zero, diversamente da quello che c'è scritto nella descrizione su Amazon 3 ore. Con la bicicletta arriva anche questo strumento multiuso che è molto utile perché contiene tutto quello che ci potrebbe servire per montare e registrare tutti i componenti della bicicletta, anche se in realtà questa bicicletta arriva completamente assemblata e anche i freni registrati. Ho dovuto solamente stringere questa vite qua per fissare il manubrio nella posizione corretta, inserire il manubrio di altezza regolabile all'interno della canna e ovviamente inserire anche il sellino purtroppo non ammortizzato. Non è uno dei migliori che ho utilizzato su una bicicletta, anzi direi che lo cambierei assolutamente, specialmente che questa bicicletta non arriva con nessun ammortizzatore. Ovviamente ho dovuto gonfiare anche le gomme e vi do un consiglio: questa bicicletta, essendo fat, già le gomme ammortizzano tantissimo e la pressione massima alla quale consigliano di gonfiare queste gomme, che è scritta sulla gomma, è di 20 psi, però io vi consiglio di gonfiarla al massimo a 18 psi, da 15 a 18 psi a seconda del vostro peso, così da ammortizzare e sostituire gli ammortizzatori, perché le ruote fa già ammortizzano di per sé ma non devono essere gonfiate al massimo. Ovviamente questo vi farà guadagnare meno chilometri all'ora come velocità, però sicuramente sarà più comoda come guida. Dalla velocità costante che riesce a mantenere questa bicicletta durante tutto il tempo di utilizzo, e anche la solita salita che abbiamo fatto varie volte per vedere come si comporta la batteria, ecco, sicuramente le celle di questa batteria sono di alta qualità. Ovviamente il motore da 250 watt, la batteria da 36 volt e non da 48 volt fanno sì che abbia una coppia a una velocità costante, come abbiamo detto, solo che l'autonomia ce l'abbiamo minore rispetto ad altre biciclette fat che abbiamo visto sul canale, e ha infatti un'autonomia dichiarata di massimo 30 km. Ovviamente questo dipenderà dal vostro peso, pendenza e anche temperatura, ma essendo fat e pesando addirittura 28 kg non vi potete aspettare più di 25-30 km, specialmente se pretendete di pedalare a vuoto, mentre se pedalate aiutate la bicicletta, ecco, l'autonomia potrebbe aumentare sicuramente di più. La RevoE arriva con un manuale di istruzioni che sembra un libro ed è in tutte le lingue, compresa la lingua italiana. Nel manuale di istruzioni è dichiarato che il carico massimo che può supportare la bicicletta è di 100 kg, mentre la bicicletta pesa 25 kg, ma pesandola, come ho detto prima, pesa 28 kg. Nonostante il peso di questa bicicletta, comunque il volume si può ridurre drasticamente perché è pieghevole ed è molto facile da piegare. Dobbiamo solamente piegare il manubrio, eventualmente se vogliamo possiamo anche accorciarlo, sbloccare la sicura e possiamo eventualmente chiudere anche i pedali. A questo punto dobbiamo sollevare la sicura e possiamo piegarla molto semplicemente così. Nella parte centrale abbiamo anche una maniglia eventualmente per trascinarla, e si può trascinare anche da chiusa, come potete notare, ma è anche molto utile per sollevare la bicicletta quando è aperta. La RevoE è provvista di un cambio meccanico dello Shimano, quindi cambio base a 6 rapporti con una corona davanti e 6 pignoni dietro. Abbiamo 2 freni a disco meccanici davanti e dietro. Sul manubrio, oltre al cambio dietro, abbiamo solamente neanche un display, diciamo una centralina di controllo che una volta attivata la batteria tramite la chiave possiamo cliccare questo bottone per accendere la bicicletta. Abbiamo solamente 2
altri bottoni, il bottone Mod E per cambiare il limite di velocità, il primo limite di velocità di assistenza dopo la quale la bicicletta, se andate più veloce, non vi assiste più, è 15 km all'ora. Se passate al secondo limite la bicicletta vi assiste fino a 20 km all'ora e se passate al terzo arriva addirittura a 27 km all'ora. Quant'è la prima velocità? Sono a 14 km all'ora. E stai pedalando a vuoto? Sto pedalando a vuoto con la prima marcia. Ok, adesso metti sulla seconda modalità. Medio. Quanto? Che bella spinta. Senza neanche pedalare ho raggiunto i 21 all'ora. Ok, metti adesso la terza, la velocità più alta. Mamma che velocità. C'è una bellissima spinta. Sono a 26 senza pedalare. Qui sopra abbiamo 4 lucine LED che indicano il livello di carica della batteria e l'ultimo bottone 6 km e il walk assist, ovvero se lo teniamo premuto la bicicletta ci assiste e va a 6 km all'ora, e questo serve moltissimo, aiuta moltissimo per fare le rampe senza dover spingere la bicicletta. Sul lato sinistro del manubrio abbiamo un bottone per accendere e spegnere le luci, e le luci sono una luce a LED bianca davanti abbastanza luminosa e abbiamo una luce rossa dietro di posizione, ma funziona anche come stop quando premiamo la leva del freno. E ovviamente se abbiamo bisogno di raccogliere un po' di dati dobbiamo per forza mettere un portacellulare e un cellulare e raccogliere i dati tramite GPS, perché qua non abbiamo il tachimetro. Bene, se volessi tirare le somme, i pro e i contro di questa bicicletta, sicuramente il primo pro è il prezzo, e specialmente perché è venduta spedita da Amazon, quindi potete provarla. Se non dovesse soddisfare le vostre esigenze potete renderla gratuitamente ad Amazon. D'altra parte, se volete utilizzare l'assistenza massima di questa bicicletta, l'autonomia sicuramente non è un pro, e le ultime due cose che terrei in considerazione sicuramente il peso di 28 kg e anche il sellino, che secondo me è da cambiare con uno più comodo. E come al solito nella descrizione del video troverete il link ed eventuale coupon sconto ed altre informazioni utili, ma vi avviso che in questi 2 giorni del Prime Day sarà a un prezzo speciale. Ma dopo il Prime Day, e questo vale per questa bicicletta ed altre e altri monopattini e altre cose, se dovessero entrare in offerta o i produttori rivenditori offriranno un coupon sconto, lo troverete sul canale Telegram che trovate scritto qua sullo schermo. E sì, qua manca una lettera, ma comunque l'indirizzo è giusto.